Bene, oggi abbiamo Ezio Antonelli con noi per la Bottega dei Burattini, che è uno scenografo, anche se scenografo è un po' riduttivo, giusto Ezio? Perché nella tua carriera hai avuto un percorso ampio e vasto, ce ne vuoi parlare? Beh, sì, diciamo che io nasco dal DAMS, con allievo di Maria Signorelli, come accade questo nel 74, facendo uno spettacolo nella chiesa di Notre Dame, come si chiamava allora, quella che adesso è l'Aula Magna. E l'anno prima Piero Fenati e Sergio Diotti facevano la stessa cosa, stesso percorso nel 73, e che originava poi la Drammatico Vegetale. Quindi io nel 74, con lo stesso percorso, anni dopo esperienze mie personali con una compagnia, diciamo, amatoriale, che si chiamava Comédie de l'Opéra, arrivo alla Drammatico Vegetale, ci arrivo un po' più avanti, verso l'83, e nell'83 con la produzione di di un grande evento, perché era la mostra su Shakespeare e il teatro di figure in Europa, con la raccolta di materiali da tutta Europa, da varie compagnie famose, tipo i Thun in Belgio, c'erano marionette della Royal Shakespeare Company, c'erano le marionette dei Colla fatte da veronesi, insomma, e tutto questo con allestimento e questi materiali arrivati da tutta Europa. E qui inizia il mio percorso, però immediatamente dopo, diciamo, la mia vena creativa si sviluppa e prende corpo con lo spettacolo Per la Tempesta, con la regia di Fiorenza Bendini Mariotti, uno spettacolo molto particolare, un pochino di ricerca, e di lì c'è tutto un percorso fatto insieme a Piero ed Elvira che continua fino ai giorni nostri. Per questo dico scenografo con la commistione, diciamo, del teatro di figura nel sangue, ecco, che nasce appunto già da queste esperienze del DAMS, dove proprio in questi giorni stiamo costruendo un libro sulla Drammatico Vegetale, un libro fotografico. Mi sono reso conto che già quella volta, ricordando, lavoravo con delle proiezioni in qualche modo, che saranno poi uno dei miei percorsi successivi, perché lavoravo con delle ombre facendo delle luci su dei vetri in cui c'erano disegnate delle cose, e quindi diciamo c'era già questa passione, diciamo, dentro, questo sentimento, ecco. Questo è in sintesi. Poi nel tempo sono arrivato fino a produrre, poi abbiamo prodotto per il Ravenna Festival, e l'abbiamo fatto in occasione e in conseguenza, diciamo, di un lavoro che era Sogni, Arlecchino, la bambina dei fiammiferi, che era fatto con le proiezioni, ed era credo l'anno 2000, mi pare, o l'anno prima, insomma, e questo ha consentito la produzione di uno spettacolo in virtuale, anche di opera, e di lì, diciamo, il mio percorso di scenografo è passato anche in altri piani, attraverso il festival, attraverso altre produzioni che sono state di prosa, di balletto, di musical, eccetera. Per arrivare poi diciamo, alla scenografia in senso compiuto, generale, e anche la videoproiezione come percorso particolare e speciale in questo contesto. Però sempre mi rimane, diciamo, nel DNA questo sentimento del teatro d'ombre, che per me è la sostanza del visivo, ecco, perché credo che nell'ombra ci sia sempre l'interpretazione, no? Quindi l'ombra è un contrasto di nero e di bianco. In questo nero, di solito il nero, potrebbe essere anche il bianco, la figura, certo, no? In questo nero tu ci metti dentro quello che io ti suggerisco di vedere, quindi tu completi, e qui c'è la massima informazione in questo, nel senso c'è la maggiore partecipazione del fruitore, del pubblico in questo contesto. Per questo a me piace molto il concetto dell'ombra.
mentre nella proiezione invece è tutto costruito, è tutto calcolato, tu hai poco da fare se non guardare. Quello che è già Però stato questo preparato. concetto mi è rimasto sempre, lo porto sempre con me, e quindi qualsiasi cosa faccio sempre penso alla partecipazione del pubblico e quanto io posso giocare su questo. Poi c'è tutto un discorso anche del percorso visivo rispetto a quello che io chiamo il virtuale reale, il virtuale virtuale, insomma, cioè il fatto di utilizzare da un certo punto in poi degli specchi, delle superfici semispecchianti, e anche questo parte con un lavoro di teatro di figura, perché la prima volta che uso in un certo modo gli specchi è stato con uno spettacolo su Alice, e c'era uno specchio, diciamo, a 45 gradi che rifletteva ciò che proiettavamo sul piano. Questo è stato fatto da Svoboda, che ho avuto il piacere di conoscere, con cui ho fatto un laboratorio, che è stato uno dei miei maestri, anche lui di stimolo, di grande stimolo. E ha fatto, non so se sicuramente conoscerete, questo spettacolo a Macerata con lo specchio a 45 gradi, una traviata in cui veniva riflesso il pavimento. Però la differenza in questo caso era il fatto che nello specchio, essendo semispecchiante, e illuminando l'azione dietro lo specchio, diciamo, immergeva l'azione nel riflesso della proiezione, quindi una combinazione un po' magica in cui Certo. diciamo, le figure entrano in un contesto assolutamente virtuale, quindi c'è uno specchiamento, quindi c'è il virtuale, chiamo reale, sempre un virtuale, però e c'è anche la proiezione. Questo è stato un grande passo ed è stato fatto con molto anticipo anche rispetto ad altre esperienze del genere, perché per esempio in Italia a un certo punto, credo si chiami Pellizzari, un regista ha fatto degli spettacoli con questa tecnica, ha avuto un grande successo, è venuto anche a Ravenna, sono stato a vedere, era esattamente quella tecnica che avevamo noi costruito, però portata diciamo a una qualità maggiore, una dimensione più ampia, e poi aveva una soluzione di gestione nel piano, per cui li faceva, tu vedevi volteggiare nell'aria le persone, no? Allora dici, ma io mi sono chiesto, ma come cavolo fa? Ci avrà dei carrellini, ci avrà delle cose sotto. Ma come scenografo pensavo tecnicamente, perché il riflesso lo capivo che funzionava con lo specchio a 45 gradi, però come funziona questa cosa? Come arriva a avere questa fluidità, no? Siccome in un'intervista parlava di tecniche antiche, dei classici, sono andato a cercare, a studiare, ma alla fine sono andato a fare un'azione di spionaggio e ho visto che semplicemente lui aveva dell'acqua con del sapone e queste figure scivolavano sul piano, quindi con un effetto magnifico, splendido, perché vedi queste persone roteare nel nulla di fronte a te. Però diciamo questo concetto l'avevamo sviluppato in quella data lì, e in quel momento mi sono poi reso conto dopo che esisteva si chiama Pepper Show, era già una tecnica dell'Ottocento di specchiamenti con dei vetri o degli specchi di una situazione che però era riflessa dal lato e quindi entrava in scena. E se qualcuno avrà visto, sicuramente nell'Ottocento mettevano anche dei vetri, diciamo, inclinati, con in buca la figura che appariva come un fantasma, diciamo, no? Certo. Perché poi il vetro, nel buio, il vetro funziona un po' come uno specchio, ecco, come se voi vi guardate in una stanza buia e riflessi in un vetro, li vedete esattamente. Quindi l'immagine appare nitida, quello è un poco po' il percorso. Quindi andando avanti in questo modo, diciamo, si è sviluppata questa tecnica di un po' tra video e tra proiezioni e questo virtuale. Altro spettacolo, sempre, questo per dire la quantità di suggestioni e di implicazioni col teatro di figura. Un'altra cosa di grande importanza, influenza sul mio percorso è sempre uno spettacolo fatto con la Drammatico Vegetale per Ravenna Festival, che è il Don Chisciotte,
in questo Don Chisciotte io già avevo la tendenza, diciamo, del video, no? Ma posso dire che l'avevo già al DAMS, e in questo spettacolo ci sono delle video, non delle videoproiezioni, ma i videoproiettori, perché allora i video, scusa, non i diaproiettori. I videoproiettori non davano sufficiente luce. Avevo provato, c'erano questi videoproiettori con tre lenti e 3 colori, ma erano di scarsissima luminosità. E lì avevamo innestato tutto un sistema di diaproiezioni con dei congegni che li programmavano, e quindi e avevamo utilizzato immagini dai quadri di Dalì, e con delle immersioni e delle sovrapposizioni di immagini sulle figure. Altra cosa che posso dire su questo, adesso sono cose che mi vengono in mente adesso curiosamente, però è anche vero che altra esperienza importante in Sogni, ritornando a Sogni, dove appunto c'era questo spettacolo di videoproiezioni, cioè, vi racconto un attimo semplicemente come funzionava. Immaginate 7 teli, 2, 2, 2 e 1 in fondo, che chiudono lo spazio, lo riempiono, diciamo, come fosse un unico quadro, no? Però con questa prospettiva di vuoti, diciamo, di corridoi in cui entravano e uscivano le persone. Questi potevano essere anche in trasparenza, perché dando luce dietro erano abbastanza leggeri, e tutto, diciamo, tutto interagiva con la proiezione, le figure e gli attori che giravano in questo contesto. Cosa avevamo fatto? Avevamo trovato una soluzione di applicare un programma che si chiamava Director, che adesso non si usa più, per fare i CD-ROM multimediali, e con questo sistema, mettendo in onda lo stage, cioè, diciamo, l'immagine di lavorazione, portavo in scena la sequenza, la timeline, diciamo, con tutte le immagini. Però andando in posti diversi, col proiettore in posizioni diverse, noi ogni volta sistemavamo gli oggetti proiettati. Quindi cosa stavamo facendo? Perché poi proiettavamo, che ne so, su Elvira, che aveva una figura in testa, diciamo una casetta di Hansel e Gretel, diventava la casetta di Hansel e Gretel con il tessuto, diciamo un copricapo a forma di casettina era la strega, gli proiettavo su di lei, e veniva, diciamo, si faceva collimare caso per caso l'immagine che veniva proiettata su di lei. Certo. Come quando tenevo una palla gonfiata che aveva spessori sempre diversi, da posizioni diverse. Poi bisogna immaginare che c'è un angolo di proiezione, quindi se io sono il coproiettore più in alto non ho lo stesso angolo, quindi la palla è più in basso o più in alto, quindi la devo posizionare. E veniva tutto anche, c'era la casetta di Biancaneve, dei 7 nani, veniva tutta scontornata con dei ritagli di nero e praticamente delle maschere. Quindi cosa stavamo facendo? Stavamo facendo il mapping. Non so se ci sono... Un'ultima domanda, perché abbiamo ancora proprio 1 minuto 2. Farei proprio un'ultima domanda prima di salutarci. E ti chiederei, dopo che ci hai raccontato tutti questi aneddoti, questi percorsi sul digitale, le ombre, i riflessi, ti chiederei qual è la differenza tra costruire in digitale, cioè mettersi a lavorare su una costruzione digitale, su una videoproiezione, rispetto a mettersi a costruire una scenografia, un oggetto concreto, reale. Cioè, cosa cambia nell'approccio tra andare in un laboratorio con le tavole di legno, i chiodi, i martelli, eccetera, o mettersi davanti a un computer e iniziare a studiare, provare, usare i software, eccetera? Beh, allora, intanto succede che ti rovini gli occhi e passi il tempo con una macchina, e mentre invece vorresti, perché la tua formazione è quella, vorresti menare le mani, e quindi sono molto legato alla materia, no? È importantissimo questo, perché anche come drammatico il fatto di costruire, di lavorare, di elaborare
materialmente le figure. Abbiamo fatto da quella tempesta in poi sperimentazioni anche col plexi, ci siamo rovinati le mani, abbiamo fatto cose veramente, trovo interessantissime. Poi il teatro di figure si è un po' seduto, diciamo, per il fatto che diventava un teatro laborioso, costoso, eccetera, quindi è venuto fuori il teatro di narrazione, c'è un po', però un discorso che adesso non andiamo a fare, lasciamo stare. Certo. Però è molto diventa diverso per il fatto che nella videoproiezione tu devi calcolare la scena, diciamo, matematicamente, per cui io ho cominciato a utilizzare AutoCAD, a costruire in 3D tutte le mie scenografie, a calcolare i coni di proiezione, doveva finire, sezionarli, e c'è tutto un calcolo. E immaginate anche quando cominci a inserirci degli specchi dentro, per cui diventa ancora più complesso, perché devi tener conto. Lo specchio è molto bello, però lo specchio ti fa vedere anche quello che non... cioè quando riflette, no? Per cui, sì. allora, 45 gradi, rifletti in terra. Io ho usato specchi con, per esempio, questa nella Pietra di Diaspro, che è un'opera di Adriano Guarnieri, un'opera, diciamo, musicale. Lui la chiama opera video perché ha voluto, ed è stata fatta con il video costantemente presente, è una dinamica di immagini fortissima. E diciamo la prima di 3 esperienze, appunto, la Pietra di Diaspro, ha degli specchi che sono collocati ad angolo di 120 gradi, quindi immaginate 2 specchi in angolo a 120 gradi, con dietro gli specchi a 120 gradi nell'altro senso delle videoproiezioni su della tripolina, c'era un materiale attraversabile, più proiezioni sui lati, su tripoline di lati che venivano riflesse negli specchi, più il tulle davanti, più proiezioni da sopra su un cilindro di tripolina che dava su una calotta sferica che era un terzo, diciamo, di una circonferenza. Questo terzo, poi magari vi farò vedere delle immagini, oppure sarebbe bello vedere. E in questo terzo veniva moltiplicato, quindi risultava una calotta intera, tutto veniva triplicato, e quindi anche lo spazio diventava 3 volte quello che era il teatro in realtà, e potevi giocare attraverso gli specchi che erano semispecchianti, con apparizioni dietro gli specchi che andavano e venivano, quindi si collegava tutto. In più sotto la pedana c'erano degli altri specchi con della gente sotto quota, un gioco di diciamo. incastri, di scatole cinesi, di logica pazzesco. 9 proiettori, c'erano tutti, sì, quindi le proiezioni laterali che tu non vedevi, le vedevi riflesse negli specchi in una profondità ulteriore alle 2 proiezioni che vedevi attraverso gli specchi, quindi c'era un ulteriore fondale, e tra questi c'era il coro su delle scale che appariva e spariva dentro questa cosa. Quindi trovo questa, diciamo, era una cosa abbastanza interessante dal punto di vista del congegno ottico-visivo, no? Perché questo, allora non puoi fare una cosa così se non la calcoli. No. C'è un'architettura non la pazzesca. calcoli bene, perché non puoi costruire per prove d'errore. Devi programmarla e devi calcolarla. Questa è un po' la differenza sostanziale, questa qui, perché diventa un progetto appunto al CAD, quindi siamo su dei livelli di preparazione. Dopo c'è il video, la lavorazione, la ricerca, le foto, in quel caso la macrofotografia che era sviluppata come contesto, poi abbiamo fatto dei video, riprese video particolari con dei video a ritroso, con delle melme del fiume, riprese nel Marecchia, Pietro, eccetera. Insomma, molto molto divertente il tutto. Quindi. Bellissimo. Però insomma, si potrebbe parlare a lungo, però la differenza sostanziale è quella. Ecco. Io ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai dedicato, per l'esperienza che hai anche condiviso e riportato con chi vorrà seguire queste brevi interviste. E quindi, niente, mi auguro di vederti presto anche di persona. Va bene. Grazie mille. Altrettanto Gianluca, e grazie a tutti e saluto tutti. Buon lavoro. Ciao. Ciao.